Buongiorno mondo! Oggi si sta d'incanto, sono già a petto nudo, appena sveglio. Qua c'è Pippotto, qua Cristian già all'opera, Jessica in bagno che si prepara. Oggi facciamo un po' di lavoretti perché ragazzi i tempi stringono e dobbiamo iniziare il viaggio di ritorno, ma abbiamo da fare troppe cose, quindi bisogna mettersi subito all'opera. Dobbiamo fare un po' di lavoretti su casa su quattro ruote perché vabbè, il paraurti dietro che lo sto sistemando a rate, è un mese che ci sono dietro un pezzo alla volta. Buongiorno. Buongiorno. Eri in bagno con la mamma? Sì, ci stavamo voltando. Buongiorno! Buongiorno. E poi cosa sto facendo? Sto dando una sbombolettata ai cerchi perché avevo lì 4 bombolette di spray zinco, cioè vernice grigia per i cerchi, anticorrosione, antirugine, che avevano qualche punto di ruggine, quindi ieri ne ho iniziato a fare uno, oggi assieme vedremo gli altri 3. Poi avendo aggiunto pannelli abbiamo eliminato l'oblost, devo finire di metterci un pezzo di quei cartoncini che vendono dai cinesi, giusto perché almeno si attappa e si vede il meno possibile. Poi devo chiamare per sostituire le finestre che siamo ancora in ballo con l'assicurazione, anzi li chiamo subito perché devo chiamarli oggi. Poi devo finire di far passare bene i cavi dei pannelli che ho aggiunto perché quando li ho messi poi è iniziato a venire brutto, a piovere, quindi avevo fatto lavoro esternamente, diciamo il più veloce possibile perché se si bagnasse non succedesse niente, era tutto asciutto, e dentro devo rifare il cablaggio. Poi che cos'altro bisogna fare? Devo cambiare ancora gli spinotti che avevo ordinato 6 mesi fa degli iniettori, ce li ho ancora lì da sostituire. Colazione, ci prepariamo e ci mettiamo all'opera. Fette biscottate con la marmellata. Ora andiamo a ritirare un pacco Amazon. Che bella giornata che abbiamo oggi. È uno spettacolo. Guardate che spettacolo. Dice casa su quattro ruote. Qui abbiamo Jessica e Sonia. Con, ricordo come si chiama il Lillo. Ho sbagliato ragazzuoli. Non devo andare a ritirare un pacco perché arriva domani. Però poco male, non è un problema. Visto che non devo andare a ritirare il pacco Amazon, andiamo dallo skate dove c'è Christian. Ora qua c'è tutti i lavori e vi presentiamo un prodotto di cui non abbiamo un grossissimo bisogno per chi conosce bene il nostro canale, ma può essere molto utile anche per noi. Ovvero, di cosa parliamo? Di una power station piccolina, per vedere che la puoi portare in mano anche una donna. Sì, è leggera, non È leggera, 3-4 kg penso, 5. Così a mano sembra un sacco di farina da 5 kg, io mi baso sulla farina. Ah, ok. Cos'ha di tipico? Beh, è una power station come tutte, è 700 watt di inverter onda pura continua, 1400 watt di picco, ha 4 pannelli solari per un totale di 120 watt, quelli ve li facciamo vedere dopo che vi facciamo vedere come funziona. C'ha 2 prese sciucco, ora poi ve la mostro nel dettaglio, ma intanto vi spiego che cosa c'ha. 3 prese USB, si può ricaricare da rete 220, da pannelli solari o dall'accendisigari. Si ricarica abbastanza rapidamente. Può essere utile, cioè, nel nostro camper con l'impianto che c'è andiamo già bene. Ma anche avere una power station così può essere comoda perché andiamo a fare un picnic, abbiamo un frighetto a 12 volt e ce lo vogliamo portare dietro, vai, ti porti i pannellini, ti porti questa, perché un vantaggio che ha questa, almeno io ho visto altre, e i pannelli che danno sono molto grandi. Questi pannelli sono 120 watt, sono molto compatti e pesano poco, quindi è vantaggioso perché non ingombra spazio a portarsela dietro, ecco. Quindi uno si va a fare il picnic a spiaggia o in montagna, metti i pannellini lì, ci puoi attaccare a ricaricare il telefonino, il frigorifero, macchina fotografica, drone, quello che uno ha senza problemi. Oppure, tipo Christian, che ve lo facciamo vedere ora, praticamente se vieni allo skatepark come fa lui e tanti amici hanno la cassa per ascoltare la musica grande o quant'altro, si possono attaccare i telefonini e nessuno sta senza corrente e i genitori non stanno in pensiero perché hanno i telefoni scarichi, visto e considerato che stanno sempre appiccicati ai telefoni, quando li chiamiamo sono sempre scarichi o spenti. Sì, ma poi la nuova generazione di questi telefoni veramente sono... Dura niente. Sì, poi più che altro che loro mettono tanta musica. Sì, quei telefonini quindi sono sempre lì corti di corrente. Ora cerchiamolo. Lassù, eccolo là, già in pantaloncini. Festivo.
versione estiva. Ok, siamo allo skatepark, ora abbiamo messo già in carica una cassa, non posso farvi ascoltare la musica se no ci danno il copyright, il telefono di Christian e poi non hanno altri cavi da far vedere altre utenze sotto carica, ma non è un problema. Questi sono i ragazzi, che Questa è la compagnia è di la Cristian. combricula, e qui abbiamo la power station. Come potete vedere abbiamo messo sotto carica questa cassa della JBL, il telefono di Christian e dallo schermo, che però se ho il mio telefono è meglio perché questa qua si può anche collegare con il Bluetooth. Io gli entro dentro con il Bluetooth e ve lo faccio vedere meglio. Intanto qua vi mostro, c'ha il bottone per accendere il Bluetooth, il bottone per accendere le prese corrente continua 12 volt e l'interruttore per accendere la corrente alternata, cioè l'inverter, le cose che si attaccano qua a 220 volt, che ne ha due, sono due prese sciucco. Di qua abbiamo l'ingresso a 12 volt per l'accendisigari, l'ingresso a 12 volt, cioè 12 volt per i pannelli solari, e l'ingresso per la 220 quando la ricarichiamo a casa. Di qua abbiamo tre prese USB, una tipo C e altre due uscite con il cavo a 12 volt in corrente continua. Poi cosa ci abbiamo? Abbiamo una maniglia ergonomica in gomma per tirarla su, molto facile, e ora vi faccio vedere il suo funzionamento. Quello che c'è in questo display, che ora non si vede tanto perché siamo in controluce, ve lo faccio vedere con l'app del telefono. Allora, entriamo nell'app. Qui abbiamo lo schermo che ci dice quanto ci rimane, il 90%. Con quello che stiamo usando ora, che sono 10 watt, abbiamo 25 ore e 40 minuti di utilizzo, cioè disponibile. Qui possiamo accendere o spegnere le prese a 220, sotto quelle che sono 12 volt, e qua sotto possiamo decidere se 50 o 60 Hz. Qua possiamo accendere o spegnere il LED, che ora vi faccio vedere. Qua ci sono due LED che ha sia gli interruttori per accenderli da lì, o sia dall'app. Io faccio così e accendo le luci, faccio così e le spengo. Se no qua ci sono gli interruttorini arancioni dove la possiamo accendere e spegnere singolarmente. Dall'app si accendono tutte e due, non singolarmente. Questa è la power station. Noi l'abbiamo appena ricevuta e la stiamo testando, si comporta bene per il momento. Lasceremo il link in descrizione sia di questo modello che del negozio. Chiunque avesse bisogno può vedere i vari modelli, dalle più piccole alle più grandi. È un buon accessorio per chi appunto va in giro, come i ragazzi giovani, così se ne possono prendere anche una piccola. È più grossa comunque di un power bank, e anche la 220 in caso uno volesse portarsi qualche oggetto che va per forza a 220, lo può fare senza problemi. Ora, quando torniamo indietro vi facciamo vedere anche i pannelli solari, così almeno avete un'idea. Ci vediamo dopo, aspettate, rimanete in linea. Mondo di Cristian. Questo è il suo mondo. Per farvi vedere ancora di più di cosa è capace questa piccola batteria, la della All Power, un utilizzo che gli darò, perché ho visto che comunque mi serve quando io faccio dei lavori nei camper. Magari sono lontano dal mio, devo tagliare, non so, il profilo per attaccare un pannello, quindi devo tornare dal mio camper per accendere il flessibile, il frullino. La utilizzerò come un vero e proprio generatore. Io me la porto dove devo fare i lavori e posso prendere il mio flessibile. Ora vabbè, non c'è il disco, però è la stessa. L'attacco e posso tagliare qualsiasi cosa quando sono nel camper di qualcuno, oppure devo fare un lavoro con il legname, c'ho il segreto alternativo, posso fare anche questo. Altrimenti questo qua è l'utensile, io lo chiamo vibrino, ma è un multiutensile. Anche questo ha un consumo molto basso, perché questo ha 300 watt. Quello che consuma di più di tutti che ho è
il frullino che è 710 watt. Lei dà 700 watt massimi e regge 710. Regge anche questo qua, o altrimenti io ho anche la pistola per tirar giù le ruote che è 400 watt. Quindi ragazzi, che dire, direi che è un ottimo prodotto, mi piace, fa quello che mi serve e ora vi faccio vedere come carica con i pannelli solari, così vedete anche questo. Qui abbiamo i pannelli solari, la valigetta si presenta molto bene, molto bella, leggerissima. Qua dentro troviamo tutti i cavi spinotti che ci servono per collegarla. Questi sono, diciamo, in più, io già per non sintetizzare un po'. Abbiamo il nostro cavo qui con gli spinotti MC4 e questo qui è lo spinotto che andiamo ad attaccare alla nostra batteria per ricaricarsi. Quindi noi teniamo fuori, giusto, ci sono anche le istruzioni, teniamo giusto fuori un pezzettino di cavo, tanto la power station starà vicina. Possiamo andare a chiudere, ci rimettiamo dentro tutto, c'ha la sua zip, è waterproof, anche la cerniera quando si chiude diventa waterproof, quindi per i contatti non c'è nessun problema. Guardate che bella. E andiamo ad aprire i nostri pannelli. Ci sono queste qua da aprire così e diventano 4 pannelli, totale 120 watt. Dietro alle gambe con il velcro per potergli dare l'inclinazione. Ora l'incline vi faccio vedere come rimane. Una volta posizionati i pannelli andiamo a collegare il nostro spinotto e non si può sbagliare perché è rosso e nero, rosso e nero. Noi lo mettiamo dentro e sul display o sull'app del telefono ci dice quello che sta entrando dai pannelli solari. In questo momento stanno entrando 98 watt di 120 massimo, perché ora solo un po' più in là sono inclinati un po' diversi, quindi uno può benissimo spostandoli in direzione solo cercare sempre il punto più ottimale. Siamo a 90 watt, perfetto, e si ricarica in un'ora, secondo me è già piena, non è un problema. Ora vi faccio vedere la configurazione completa. La si mette dietro all'ombra, così non si scalda la nostra power station. E questi qui sono i pannelli, li potete inclinare senza problemi, vedete? Ognuno ha la sua gambetta con il velcro per dargli l'inclinazione. Per chi fosse interessato c'è in descrizione il link di questo modello dello store, dove direttamente può acquistare il modello che più gli interessa. Noi non avremmo, cioè non pagate di più perché ci danno noi qualcosa, nel senso ci mancherebbe. E ora prepariamo il pranzo e ci vediamo dopo mentre mangiamo. Piccolo dettaglio che mi stavo dimenticando è che comunque è una power station che fa il lavoro che fanno tutte quelle che si trovano in commercio di vari brand, a differenza che questa qui riusciamo ad averla a un prezzo un po' più contenuto. Ora io la metterò a dura prova, la proverò, lo vedrete anche in altri video e la testeremo come si deve per capire veramente quanto dura. Noi la metteremo a dura prova, però già come potere d'acquisto stiamo già parlando di una cifra inferiore agli altri marchi e fanno tutte le stesse cose, quindi io la consiglio. È il pranzo degli avanzi, no? Sì, oggi sì. Riscaldati. Io mangio direttamente in padella, Jessica e Christian nei piatti. Abbiamo finito la pasta, ci stiamo mangiando un po' di prosciutto crudo con il pane. Non so se mangiare questo. Tutto plastica uguale. È la stessa cosa. Mamma mia. Vabbè, dopo sta cagata ci vediamo dopo. Niente ragazzuoli, dopo il pranzo Christian ha rotto le scatole. Andiamo a farci un giro al Plaza Mayor, il centro commerciale, che ha detto che c'è il negozio di AliExpress. Bah, vediamo, andiamo a vedere cos'è sta a fare qua. Tanto restituiamo un pacco che erano le Crocs e alla fine l'ho prese sia per me che per Christian, ma è la seconda volta che le do via perché sono piccole. Ho preso il 47. Sì, infatti io direi che ora dove stiamo Dove- andando c'è il negozio della Crocs, va, se le vede, se le prova, perché non è che si può continuare, capito, a prendere, Devolvere 1000 pacchi. Non è che a noi ci piace proprio fare questa cosa. Però se non mi vanno di certo non posso tenere un paio di scarpe che non mi vanno, Sì. perché poi non solo io ma anche a Christian, quindi Io c'ho un o è 40. proprio
la Crocs originale che calza diversa, perché Sì, perché non siamo abituati a usare quelle originali. no, perché io solitamente prendo quelle cinesi che valgono 5 euro, durano quel che durano, però prendo il 45-46 e van bene. Sì. Questo giorno ho preso 47-48, non mi vanno, no? Finché ho le pinne, no? Fucile e occhiali mancano ancora. Così poi quest'estate c'hai già le Cioè, pinne nuoto. da andare a nuotare. Buona, vamos. Pacco Rai lasciato. 54. Ci siamo presi un gelatino. E ora siamo di nuovo dalla stazione di Benalmádena a Roia della Miele. Stavo dicendo a Jessica ora, mai preso così tanti treni in vita mia come in questi ultimi 4 mesi. Speriamo che perlomeno c'è la coincidenza rapida. Vamos. Per tutti quelli che cercano prodotti di AliExpress, qua c'è direttamente il negozio di AliExpress, direttamente da Plaza Mayor. E niente, vai da AliExpress e non compri due cagate. Cosa abbiamo comprato? Uno schiaccianoci che non ce l'avevo, che l'altra volta mi sono comprata le noci. Che noci sono? Quelle malaghegne. Noci malaghegne di qua, un po' più dolciastre, sono buone, e non avevo lo schiaccianoci. E poi mi sono comprata per mettere lo smalto una lampada mini UV per mettermi lo smalto. Però quanta corrente assorbe? Cioè, abbiamo l'elettricità in camper? Non so se mai uso la Power Station. E perché vedete, ho messo lo smalto 2 giorni fa e guardate già come sono ridotte. Con il gel magari ti durano 3 giorni. in più. Jessica è andata un attimo in bagno, ci ha lasciato da soli, ma noi siamo stati pericolosi. Cosa stai prendendo? Caramelle. Schifezze. Io ho preso un po' di liquirizie. Lui sta prendendo un po' di quelle altre schifezze. Mamma mia, queste sono tutte solo schifezze. È già arrivata anche lei, è arrivata! Vai, 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 vai. Guardate cosa ci siamo comprati, Christian. Le Crocs. Sono un modello differente dalle classiche, che hanno una suola un po' più confortevole. Io che poi le uso 18.000 ore al giorno e ho problemi anche un po' alla schiena, speriamo che questi risolvano il problema. Treno di ritorno in arrivo e c'è lo stesso autista di prima. Arrivati all'Arroio della Miele. Andiamo a Mercadona a prendere il lievito, mozzarella e qualcosa per condire la pizza, che domani sera facciamo la pizza. La impasto adesso così almeno le palline poi sono pronte. Mi sa di no. Cosa ha visto? Cosa ha visto? Insieme. Cosa ha visto? Dove va? Seguiamo Jessica, dove va? Cosa ha visto? Cosa fa? Oh, si è messa in testa ora di sti stivali, che vuole gli stivali bianchi. Se c'è qualche follower bianchi Perché però. Angelo non me li vuole regalare. No, perché ce n'è un paio sotto la dinette nuovi che non li usi Voglio gli mai. stivali bianchi. Se qualcuno Bassi. ci vuole mandare una collaborazione, ci può scrivere. Io sto cercando degli qua sotto. stivali bassi, bianchi. Visto? Rientrati alla base, io sono già dietro a fare l'impasto per le palline per domani. Qua c'è Mr. Pippo sul lavandino che si pulisce. Chi c'è, amore? Bravo del bacino. Si pulisce sul lavandino, guardate, questo è normale. Jessica si sta facendo le unghie. Fai vedere com'è. Che carino. È carina, anche la macchinetta qui, la lampadina. Sì, funziona. Alla fine da 10 euro di AliExpress. da AliExpress lì nel negozietto 10 euro. Cioè per quel. Poi è piccolina, maneggevole, fai così, guarda, l'attacchi con il cavo, tac. USB collegata alla Power Station, consuma neanche niente. Il consumo che ha 5 watt, cioè niente. Tac. Però come sapete per noi donne mettere comunque uno smalto al gel che dura un pochino di più è tanta roba. E nel mentre ho tirato fuori l'induzione perché vi faccio vedere la preparazione della yuca. La yuca è questa, è una radice praticamente. La andiamo a pulire, li togliamo il culetto e la testa. Ora la peliamo come una patata e poi vedete il risultato. Una volta pelata la nostra yuca si presenta così. Poi la prendiamo, la mettiamo nel nostro sbrinzatore e deve uscire a dischetti.
diventano dei dischetti molto fini. Una volta che abbiamo i nostri dischetti molto fini, puliamo ora la macchina e vi faccio vedere poi cosa ci facciamo. Una volta che le abbiamo affettate, noi ci mettiamo fuori, abbiamo qua i nostri dischetti e li friggiamo. Vedete ragazzuoli, si mettono a friggere, qui ne ho fatte già un pochettino, ci mettete poi il sale e poi diventano come le patatine San Carlo, quelle nel bustino, però fatte da voi, molto più buone e differenti dalla patata normale. Ha un sapore più dolciastro, più delicato. Sono uno spettacolo. Finito di preparare cena, ci guardiamo al nostro amico Roby, Rita e Dado, camperà di Tre Nomadi. E qua abbiamo la nostra yucca fatta e le nostre belle bistecchine con aglio e prezzemolo, fatte sempre da me, di vitellino. Deve precisare, fatte sempre da me. Stasera ha cucinato Angelo. E vedi tu doveva farti le unghie. No, manca un po' di sale. No, va bene. No? Fa male il sale. Ostruisce le vene. Già Buon ce appetito. l'abbiamo abbastanza tappato. Buon appetito.